Benvenuti in questo nuovo video. Ok, macchina chiusa, mi trovo dentro la mia Opel Corsa e dormirò qui stanotte. Sì, avete capito bene, dormirò qui dentro. Letto improvvisatissimo, materassino da campeggio, sacco a pelo, vestiti lunghi. Adesso vedremo cosa riuscirò a combinare, ma soprattutto se riuscirò a riposare qualche oretta, perché domani mi aspetterà una bella escursione. Detto ciò, ci vediamo direttamente domani mattina. Vi farò sapere come sarà andata questa notte, o meglio queste ore. Vediamo. Mi piace trovarmi in queste situazioni un po' disagianti, arrangianti. Mi piace arrangiarmi. Devo essere onesto, mi piace soffrire, però mi piace anche questo genere di situazioni. Sta anche un po' piovigginando. Dormire in questa situazione per me è molto rilassante. Può non sembrare per niente rilassante, ma per me dà un senso di libertà assoluto. Sono le 5 e mi sto mangiando questo buonissimo porridge. La nottata è andata oltre le mie aspettative. Non pensavo di riuscire a dormire decentemente. In realtà ho dormito abbastanza bene. Il sacco a pelo mi ha salvato il culo perché ha fatto fresco, 10-13 gradi, soprattutto umido, e col sacco a pelo, vestito lungo, mi è andata molto bene. Veramente sopra le mie aspettative. Non pensavo di poter dormire decentemente in una Opel Corsa con un materassino da campeggio. Sono contento. Buongiorno a tutti, ed è proprio oggi che faremo questa escursione. Ci troviamo poco sopra Cortina da un pezzo e siamo sulla località Ponte di Rucurto, e qui ho passato la notte dentro la mia macchina e ora partiremo per uno dei trekking più belli di tutto il Veneto e anche di tutte le Dolomiti. Iniziamo e godiamoci questo sentiero. Il sentiero da prendere è questo qui, il 437, e anche l'unico sentiero iniziale in direzione Bosco. Let's go! Mamma mia, che spettacolo! Sono partito alle 5:30 per godermi appieno la montagna. Sta albeggiando, qualcosa di favoloso, anche perché questo sarà un giro di media difficoltà, circa 5 ore, 12-13 km e dagli 800 ai 1000 metri di dislivello positivo. Sarà una bella escursione. Primo tratto subito into the wild, come piace a me. Subito dentro il bosco abbiamo attraversato 2 torrenti favolosi e ora proseguiamo. Guardate che robetta, cioè monticciolo in legno, e quelle là in fondo sono le 5 torri. Sono appena partito e c'è un panorama allucinante. Guardate che razza di montagna. Quello che sto facendo oggi è uno degli anelli delle Dolomiti più completi in assoluto, sia a livello paesaggistico che anche di difficoltà, perché è abbastanza impegnativo. Salita costante, stiamo continuando a salire, però veramente sensazione di tranquillità disarmante, assoluta. Sono il primo, non c'è nessuno, è l'orario perfetto per fare escursioni in montagna. Pazzesco, giornata incredibile. Ora siamo arrivati a un incrocio. Ora sentiero cambio col 435 per la Val Formin. Ho già sudato per bene questa maglia. Quando fai salite sudi molto prima. Visiterò dei posti incredibili come il lago Federa, che vedremo verso la fine di questo sentiero, Rifugio Palmieri. Mi sto dirigendo verso la Val de Formin, poi la Forcella Ambrizzola
e tanti altri spot panoramici. Mi godrò per la prima volta anch'io. Sono proprio sotto la montagna. Molto probabilmente dovrò affrontare quella forcella. Continuiamo su questa pietraia. Sarà tutta così fino almeno lassù. Vero sentiero di montagna questo, non si scherza. Un po' di roccetta, una piccola arrampicatina su roccia, ci sta. Per il momento il sentiero è segnalato benissimo, segnaletica bianco-rossa ogni 10, 15, 20 metri su ogni masso, veramente top, difficile perdersi, però bisogna fare sempre molta attenzione perché ci vuole proprio un secondo per sbagliare un attimo direzione di salita, poi trovarsi magari sopra dei massi che bisogna riscendere, tornare al sentiero precedente e poi risalire. Per un secondo ho perso il sentiero, però ho capito subito che stavo andando nella direzione sbagliata. Sembrava un po' troppo non curato. Mi sono fermato, mi sono guardato un po' attorno e ho visto subito che c'era una strada un po' più battuta. Sono andato giù e ho ritrovato la segnaletica. Ci vuole veramente un secondo a sbagliare, soprattutto in ambienti così rocciosi, tutti simili, tutti uguali. Però bisogna prestare molta attenzione, veramente molta attenzione. E focalizzati nel sentiero. Guardate come è cambiato il paesaggio, distesa di massi, pietraie, pietre gigantesche. E scendi dal lato opposto e hai questo paesaggio incredibile. Anche qui. Mi sto addentrando proprio nella vallata Val de Formin. Dopo 2 ore e un quarto di camminata è arrivato il momento di fare la siesta per mangiare qualcosina, uno snecchino e bere. Sono le 8 e non ho ancora trovato nessuno. Siamo solamente io e la montagna, o le montagne, le Dolomiti. Qualche animaletto e basta. Ciao marmottina. Sono senza parole perché il paesaggio parla da sé, cioè qualcosa di strepitoso. Ho finito anche gli aggettivi, incredibile, strepitoso, assurdo. Non lo so, veramente. Comunque, sensazioni, sono bello carico, secondo me manca ancora moltissima strada. E allo stesso tempo, tranquillità assoluta, però ho trovato anche una marmottina, anzi 2 marmottine. E tranquillità assoluta, ma da quella sensazione di non è paura, ma è come se fosse sei un sassolino, un granello di sabbia buttato lì in mezzo a dei massi, macigni che sono le montagne incredibilmente giganti. È una sensazione un po' strana e difficile, molto difficile da descrivere. Finalmente una cartellonistica. Devo seguire il 434 verso il rifugio Palmieri. E proprio laggiù c'è il rifugio Palmieri col lago Federa. Che manca poco al lago Federa, non vedo l'ora di vederlo. La prima volta, è uno dei laghi più belli delle Dolomiti e ha quei riflessi nei giusti orari che sono veramente incredibili. Ha un bel laghetto, non troppo grande, però molto bello. E questo è il rifugio Palmieri.
Lungo la riva del lago ci sono delle panchine in legno dove mi sono seduto anch'io e guardate che roba, che robetta, che masso gigantesco, il laghetto. Ora devo proseguire per il 434 Ponte de Rucurto 437 in questa direzione. Buongiorno, ciao ciao ciao. Questo è il padre. Ora mi trovo di nuovo nel bosco. Devo dire che questa escursione mi sa proprio che entra nella mia top 5 delle escursioni giornaliere, perché è veramente uno spettacolo. Sei circondato dalle Dolomiti in qualsiasi parte del sentiero, è una cosa allucinante proprio, e mediamente impegnativo finora, sì, lo è. Non è adatto per tutti, no, per escursionisti esperti, intermedi sicuramente, con una buona preparazione atletica, ma a livello paesaggistico, cioè, sono senza parole, Let's go! Chiuso l'anello. Adesso vi dico tutto in macchina. Ce l'ho fatta anche questa volta, sono riuscito a chiudere anche questa escursione. Potete anche vedere la mia faccia, ora sono un po' stanco, sono onesto, ma qui è tutto reale, tutto reale. Ho concluso il giro e devo dire che è un'escursione pazzesca, bellissima, impegnativa ma molto bella, però veramente assurda perché hai un panorama, una vista a 360 gradi, sei circondato dalle Dolomiti, ve l'ho già detto nel video ma ve lo ripeto, è qualcosa di stupendo, e nel mio caso soprattutto partire alle 5:30 del mattino e non trovare nessuno è stata veramente una goduria pazzesca. La fatica è stata ripagata al 100%, infatti questa è una delle escursioni più belle che abbia mai fatto. Oggi in totale ho fatto 16 km, sicuramente più di 1000 metri di dislivello positivo, una bella passeggiatina dai. Comunque ci vediamo in un prossimo video, in una prossima escursione, in un prossimo trekking o in un prossimo cammino. Ciao da Jack!